Sì, eccoli là, guardali là dove sono. Cinghialotti. Minchia, guarda quello cinghialotto, quello sarà 100 kg. Sì, andiamo. Sara, ma tu ti sei iscritta al nostro canale? No. Cosa? Iscriviti! Purtroppo c'è un problema perché noi avremmo dovuto continuare dritti su quella strada sterrata, passare in mezzo a questo terreno agricolo, ma c'è, oltre ad essere recintato col filo spinato, c'è anche il divieto di accesso pedonale, a parte che avremmo dovuto scavalcare per entrare, e per cui arriveremo a Stagno di qua, e poi dopo passeremo in centro al paese invece che fuori in campagna. Pazienza, lo segnalo, magari lascerò uno screenshot del punto esatto in cui tocca di fare la deviazione. Stavamo pensando che questo cammino per Giulia è un po' come il cammino di Sant'Agostino per me, perché lei cammina, sta camminando in posti dove ha vissuto per tanti anni. Fino a Livorno però, adesso qui è strada nuova. Poi a Pian di Rota è ancora Livorno, ma non sapevi neanche cosa fosse per fare là. Sì. E anche più o meno la sensazione strana che ti dà è come quando io ho fatto il cammino di Sant'Agostino dalle mie parti. Sì, è un po' strano, che cammini, lo vedi con occhi diversi tra l'altro. Siamo ancora sulla direzione, questa è via Sandro Pertini, che una volta lasciato il viale alberato dove avevamo trovato il cancello sbarrato, lo si percorre tutto finché sulla destra si apre via Pertini. Facciamo tutta via Pertini fino in fondo e ci si rimette sulla traccia. Ecco, se avessimo trovato aperto il cancello dove abbiamo dovuto fare la deviazione, poi saremmo usciti da qua, per cui ora ci siamo rimessi sul percorso. Abbiamo fatto quanti? 2 km e 200 metri in più. Questo è il fosso del Cateratto e ora noi attraverseremo nell'ordine il fosso dell'Acqua Salsa, il fosso reale Zannone e poi finalmente lo scolmatore dell'Arno, che esce dall'Arno a Cascina e serve per bypassare Pisa, per cui convogliare l'acqua in eccesso dell'Arno lungo lo scolmatore invece di farla passare per il centro di Pisa e magari rischiare di allagare. Siamo quasi a metà tappa. Un passaggio a livello pedonale, la prima volta che ne vedo uno, e questo è il fosso dell'Acqua Salsa. Ok, avanti fino al prossimo fosso, il fosso reale Zannone. Il fosso reale Zannone, guarda che bel fico d'India, Endemico, cioè tipico livornese il fico d'India. Eccoci finalmente arrivati allo scolmatore dell'Arno, guarda com'è bello largo, che va al mare, di là c'è il mare. Non lo so, magari però da Cascina, perché farlo controcorrente non è che mi... No, abbiamo imparato che... non è che mi salti. Ok, ci stiamo approssimando a Camp Darby, che era davanti, c'è la pineta, e questa è una zona un po' difficoltosa, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Stiamo facendo una deviazione per non passare sulla Aurelia, perché già è trafficata e stretta, poi adesso ci sono anche dei lavori. Il problema è che qua stanno facendo i lavori anche nel parco della riserva dell'Olivo, per cui passano avanti dietro i camion e hanno ridotto la strada a un pantano. Adesso noi andiamo a prendere la pista ciclabile che c'è più avanti e passeremo, invece che passare a destra di Camp Darby, passeremo a sinistra, per cui dentro la riserva naturale. Allora, per ora siamo nel bosco, nella riserva naturale, e stiamo andando a prendere la ciclabile che corre lungo il canale dei Navicelli, che poi è quello che dà nome al cammino. L'alternativa era seguire la traccia GPS fornita dal sito del cammino e farsi 4 km e mezzo di Aurelia, e francamente non ci sorrideva l'idea, mentre qua, come vedete, siamo... no, stavano grufolando lì un branco di cinghiali, e infatti mi sono armato di randello, che non si sa mai. No? Vieni. Stammi vicino, Giulia. Stai indietro.
E io sentivo i rumori nella boscaglia. Quelli qua. E sono sotto qui. Spaventati. E importante che non ci sia la mamma. No, sono tutti adulti. Ah, ok. Bene. Per cui non dovrebbe essere aggressivissimi. Questo sono riuscito, ma ne saranno altri a giro? Non lo so. Però sono Sì, se sono eccoli là, guarda là dove sono. Sono cinghialotti. Minchia, guarda qua, cinghialotto, quello saranno 100 kg. Sì, andiamo. Non sembra, ma sì, si passa la rete e poi si esce da qua. Questa è la riserva naturale Migliarino, San Rossore, Massacciuccoli, da cui siamo appena usciti. E siamo sbucati sulla pista ciclabile del canale dei Navicelli. Festeggia, ecco, dopo aver incontrato i branchi di cinghiali. E questa siete più utili negli ultimi giorni, eh? Comunque che bello. Ecco, l'alternativa all'Aurelia paesaggisticamente è carino, che sei nel bosco, nella natura, non senti i rumori, però ha due criticità: i cinghiali, che però se non ci saranno i piccoli e se voi siete abbastanza rumorosi, quelli o scappano oppure si fermano a fissarvi ma stanno lontani, e due, bisogna attraversare, dove si attraversa la ferrovia, c'è un casolare, sembra occupato, parecchi rottami, magari sono persone squisite, tant'è che hanno messo il cartello per far capire dove si attraversa la ferrovia e dove c'è il cancello per l'uscita. C'è proprio un cartello così tu spingere uscita e si esce da lì, c'è la strada che continua e porta sulla ciclabile. È un po' critica, dovete vedere voi magari. Ma poi noi oggi dov'è che si arriva? Noi oggi si arriva a Pisa. Si arriva a Pisa, facciamo Livorno-Pisa oggi. Dovevano essere 30 km, saranno penso circa 34, però non è un problema. Una bella giornata, che adesso si è aperto bene il cielo, è uscito il sole, si sta bene. Adesso mi tolgo anch'io il pile. È pesca col trabucco o se serve per calare le barche magari. Per me è più pesca col trabucco, però niente, siamo sulla pista ciclabile per ora e proseguiamo. Poi dobbiamo decidere. No, guarda là gli animali dovrebbe essere un airone. Malfidato. Che cavolo, sei anche dall'altro lato del canale, come facciamo a attraversarlo? Dai. La nostra fama ci precede. Ma no, la tua di molestatrice di volatili. Ma non è vero. Però non sono anape. C'è una base militare alla nostra destra e un'altra base militare alla nostra sinistra, dall'altra parte del canale Navicelli. È tutta militarizzata questa zona. Il ponte mobile sul canale dei Navicelli, non so se è ancora mobile. E qua ci sono i vari cantieri, si vede che poi il canale lo usano per portare al mare le barche. Di là al mare, lì è un pescatore con la barca in mezzo al canale, perché è navigabile questo canale. Qui dobbiamo scegliere o continuare lungo la ciclo pedonale dei Navicelli o andare dritti su questa qua asfaltata fino a San Pietrogrado. Se facciamo il ciclabile non passiamo da San Pietrogrado dove c'è una bella chiesa. Cosa preferisci? Non so. Lo scoprirete. Ecco, alla fine abbiamo scelto la ciclo pedonale lungo il canale dei Navicelli, anche perché stiamo facendo il cammino in Navicelli e non avevamo tutta questa voglia di camminare su una strada trafficata. Peccato per la spazzatura, perché qua ci sono tanti incivili che abbandonano la spazzatura. Qui c'è il canale, d'altra parte costruiscono gli yacht, guardate che bello quello lì. E qui un altro, questo è il rimessaggio invernale. È un po' strano vedere gli yacht fuori dall'acqua così mentre stai camminando. Guardate quello com'è grande, tutto coperto per passare la stagione invernale, evidentemente. Cantiere navale Arno. Penso che sia un laghetto questo, però non so il nome. E di là. Ciao cavallino. No, decisamente meglio
una bella sterrata di fianco al canale rispetto alla strada asfaltata che porta a San Pietrogrado. Mi spiace per San Pietrogrado, ma San Piero? Non San Pietro? Allora sono due santi diversi, mi scuso con entrambi i santi allora. Cominciamo a vedere la periferia di Pisa. Allora, gli errori sono volati via tutti, sono rimasti solo i gabbiani. Eccoli là. Pisa sembra a un passo. Se avessimo scelto di percorrere la strada asfaltata che passava da San Pietrogrado, saremmo poi arrivati da questa sterrata e ci saremmo rimessi sulla pista ciclopedonale dei Navicelli proprio qui. Invece abbiamo preferito fare tutta la pista ciclopedonale in mezzo al verde senza traffico. Qui cantieri navali. E poi non lamentatevi che non ti porto mai all'Ikea, guarda là l'Ikea. E solo ci passiamo davanti senza entrarci, piccolo dettaglio. Questa è la fine del canale Navicelli, adesso là c'è l'Arno dietro le ultime paratie e noi arriveremo sul Lungarno di Pisa. Addio Navicelli, benvenuto Arno. E comunque la seconda tappa da Pisa a Cascina si svolgerà quasi tutta lungo l'Arno. Per ora concludiamo la prima e ci riposiamo perché abbiamo fatto più di 30 km. Le mura di Pisa. E adesso ci sono due torri, la torre Ghibellina e la torre Guelfa. Non so se queste sono non so se questi sono i resti della torre Ghibellina e quella della torre Guelfa, o se quella della torre Ghibellina e la torre Guelfa è più in là. Comunque sono più o meno vicine, la torre Guelfa e Ghibellina. I Ghibellini per chi parteggiavano? No, non mi fare questa domanda. Per l'imperatore, mentre i Guelfi per? E Papa. Esatto, bravo. Perché c'era molta fantasia ai tempi. Direi che a Pisa sei arrivati, è innegabile. Solite foto di quelli che raddrizzano la torre o che la spingono. Il girone infernale degli spingitori di torri, guardate, tutti a fare la foto a spingere la torre.